Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022. Sono previsioni generali, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, gemelli, grazie. La temperanza, cari amici dei gemelli. Periodo di equilibrio, periodo di guarigione, periodo di ispirazione, mi dicono. Potrebbe essere che per qualcuno si parli del ritrovare un equilibrio all'interno di una relazione o all'interno di una situazione. La temperanza parla anche di pazienza, quindi vedete che c'è questo angelo che travasa dalle 2 brocche l'acqua e non ne rovescia neanche una goccia, e quindi si tratta proprio di avere la pazienza, durante un qualche tipo di percorso. Andiamo a vedere gli arcangeli del cuore, scusate, gli angeli del cuore che cosa dicono. Okay. Prima di tutto ama te stesso. Riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Wow! Quindi si parla di energie che ritornano, okay? Molto bene. Prima di tutto ama te stesso, qui c'è un discorso sull'amor proprio. La temperanza è rappresentata da un angelo e, di per sé come, simbolo, rappresenta anche la guarigione, l'aiuto dall'alto, no, che aiuta proprio a guarire da una situazione o da una relazione magari. Si parla di una guarigione di tipo spirituale o magari anche fisica, eh. Okay, andiamo a vedere i tarocchi che cosa dicono per questa prima parte di maggio 2022. Wow, il mago, la regina di bastoni, scusatemi, la regina di spade, 6 di bastoni, 7 di coppe, l'imperatrice, il sole e la temperanza. Ammappate. Scusate. Abbiamo ben 4 arcani maggiori su 7 e 2 volte la temperanza. Stesa molto potente. Allora, partiamo subito con la carta del mago. Il mago numero 1 parla di un inizio, parla di qualcuno qui che sta cercando di concretizzare la propria realtà. Probabilmente qualcuno ha già iniziato a fare del movimenti, diciamo così, in modo concreto, magari qualcun altro è ancora in fase di visualizzazione di quello che può essere il proprio obiettivo, piuttosto che la riconciliazione, piuttosto che quella persona o quella relazione. La regina di spade, sento che parla di un allora potrebbe essere una persona per qualcuno, quindi che magari state per conoscere o avete appena conosciuto, mhmm, però se non fosse una persona potrebbe rappresentare quello che è la vostra energia, nel senso che è un'energia molto organizzata, molto razionale e, un'energia molto mentale. Poi dopo andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Proseguiamo poi con un 6 di bastoni e qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di un riconoscimento, ha bisogno di, quello che è un'ufficializzazione. Potrebbe anche parlare di quello che è una vittoria del cuore, mi dicono. Proseguiamo poi con un 7 di coppe e qui il 7 di coppe potrebbe far riferimento a quelle che sono le possibilità che magari avete in questa relazione o in questa situazione o che non avete, okay, nel senso che magari non sono reali possibilità e potrebbero essere illusioni. Seguiamo poi con l'imperatrice. Qui l'imperatrice, ragazzi, mi parla di abbondanza, mi parla di crescita, mi parla di prosperità, mi parla anche di maternità per qualcuno. Però si tratta proprio di quello che è una fase di espansione di questa situazione o di questa relazione, okay? Poi se proseguiamo con il sole, e il sole anche qui potrebbe far riferimento sia a quello che è il bambino interiore,
oppure potrebbe far riferimento, a quello che è letteralmente un'esplosione, della propria essenza, mi verrebbe da dire. Il sole mi parla di crescita, anche qui mi parla di abbondanza, e poi abbiamo la temperanza fine estesa che parla di equilibrio. Quindi vedo che verso la fine del periodo è un periodo molto bello, direi, abbondante, prospero. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Il mago. Spiegatemi il mago per piacere, grazie. Ok. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario, abbiamo un 9 di pentacoli e la carta della luna. Passato, riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Quindi sento che qui qualcuno è in una fase, allora abbiamo questo 2 di bastoni al contrario, quindi probabilmente siete in una fase dove state ancora, come vi dicevo prima, pensando a come muovervi, a che cosa potete fare, ma siete comunque in una fase di abbondanza, di benessere, mi verrebbe da dire, sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista materiale, come se aveste, una vostra stabilità, una vostra indipendenza, perché comunque il 9 di pentacoli parla proprio, di questo, dell'indipendenza, del godersi le proprie risorse. Abbiamo la luna, quindi qui la luna potrebbe già fare riferimento a quella persona di cui parlavano queste carte qui, oppure potrebbe far riferimento a un qualche tipo di sentimento, a un qualche tipo di nostalgia magari che si fa viva, dal passato. Andiamo a vedere questa regina di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di coppe e un 5 di pentacoli. Allora, anche qui il 9 di coppe, come il 9 di pentacoli, è una carta di appagamento, emotivo questa volta. Se questo, diciamo così, se i pentacoli riguardano, la parte materiale della vita, il 9 di coppe riguarda un po' più l'appagamento di tipo, personale, di tipo emotivo, okay? Quindi sento che c'è, qualcuno che sta è ben solido, mi verrebbe da dire, anche vedendo con questo 9 di pentacoli, è ben solido nella situazione in cui è, o ben solida. Il 9 di coppe parla proprio di quello che è una situazione anche un po' di comfort, mentre il 5 di, pentacoli, in realtà sono 2 energie un po' contrastanti, perché il 5 di pentacoli fa riferimento un po' a quello che si è perso e anche alle opportunità che non si colgono. E avendo anche questo 9 di coppe è come se ci fosse una sorta di staticità, ma è una staticità apparente, nel senso che siete fermi, se vogliamo, da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista mentale in realtà siete molto, molto attivi. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di bastoni e un fante di pentacoli. Qui c'è qualcuno che si sta concentrando o su qualcosa o su una relazione, una situazione, su qualcun altro, diciamo così, no? Sento che per molte persone c'è la voglia di star bene. Qui l'energia è proprio un come mi muovo, cioè come vi posso spiegare? Come organizzo, come strutturo quello che è la situazione o la relazione da qui in avanti, mentre con questo 6 di bastoni e queste altre 2 carte sotto è un po' come dire: "Okay, questo lo posso fare, questo invece non lo posso fare, qualcuno può entrare in quello che è il mio spazio privato, il mio spazio personale e qualcun altro no". Però quello che sento è che state comunque difendendo un allora per qualcuno mi parlano di hobby, per qualcun altro può essere un obiettivo. Okay, un punto d'arrivo. È come se ci fosse qualcuno che qui sta cercando di manifestare qualche cosa, okay, solo con le proprie forze, con la propria, resistenza non è la parola giusta, con la propria forza mi verrebbe da dire, con i propri mezzi
E qui c'è questo bisogno, questa voglia, questo desiderio di riuscire ad avere questo riconoscimento. Andiamo a vedere il 7 di coppe, vediamo di che cosa parla il 7 di coppe. La morte al contrario e il 7 di bastoni al contrario. Il fatto che ci sia questo 9 di bastoni credo che sia perché, avendo il 7 di bastoni qui, si sta cercando di creare quello che è la propria strada, la propria verità, indipendentemente da quelle che sono, le interferenze esterne. Quello che dice la morte al contrario però è che c'è un qualche tipo di cambio che voi dovete fare, ma che in questo momento non state facendo. È una sorta di rigenerazione che è necessaria fare per arrivare a quello che è il vostro obiettivo. Allora, l'imperatrice è spiegata dalla regina di coppe, regina di bastoni e dal 4 di coppe. Allora, l'imperatrice potrebbe fare riferimento per qualcuno a una madre anche, magari è questa madre che sta cercando di influire, perché comunque abbiamo anche due figure femminili, quindi potrebbero esserci due figure femminili all'interno di questa situazione. Però è come se non è come se ci fossero tante persone che cercano di dire la loro in questa situazione o in questa relazione, o magari vi consigliano di non ritornare con questa persona, qualcuno magari vi consiglia di sì, ognuno ha le proprie ehm, i propri consigli filtrati dalle proprie esperienze. Andiamo a vedere il sole un attimo. Asso di coppa al contrario. Fante di bastoni e re di coppe. Sono uscite re e regina di coppe, quindi potrebbe essere che si parli di una coppia predestinata. Voglio andare a vedere anche la temperanza per piacere, grazie. Ok. Asso di denari al contrario e il 5 di coppe. Di nuovo, qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di avete due assi, tutti e due girati al contrario, e anche la morte, che parla di trasformazione, parla di rinascita, parla di rinnovamento, è girata al contrario. Quindi qui c'è un qualche tipo di cambio di attitudine che voi dovete fare inerente a questa situazione, a questa relazione, per arrivare a quello che è l'equilibrio. Quello che sì sento è che c'è una sorta di pentimento, una sorta di rammarico per qualche cosa. Guardate, in questo caso, il re di coppe potrebbe rappresentare la persona che torna, è un re di coppe, quindi si parla di una persona che ha una certa maturità emotiva, okay, però avendo anche questo fante di bastoni, o potrebbe esserci di mezzo un figlio, uhm, se per caso il re di coppe fosse una persona nuova per voi, potrebbe essere che ha già un figlio e non ne vuole altri. Se invece è una persona che già conoscete o che avete conosciuto, potrebbe essere che, se non ha figli, per esempio, questo fante di bastoni rappresenti il fatto che la persona sia un po' egoista, E poi terminiamo la stesa appunto con questa temperanza che comunque parla di portar pazienza un attimo. Io credo che ci siano certe persone che debbono ancora buttare giù certe cose, debbono ancora, diciamo così, digerire certe cose, o meglio, staccarsi da certe perdite, perché anche qui avevate il 5 di denari e normalmente parla di perdite economiche, o materiali. Mentre il 5 di coppe parla più di perdite affettive, ma io credo che sia stata una perdita di qualcosa legato a voi stessi.
Okay, quindi si parte cercando di manifestare, di trovare un ordine mentale, di trovare quello che è un riconoscimento dall'esterno, io sento, e si finisce poi la stesa. Avete la carta della temperanza qui, avete la carta della temperanza qui, con un ritrovato equilibrio, sento io. È vero che non farete quel nuovo inizio di cui parlano, la morte al contrario, l'asso di coppa al contrario e l'asso di denari al contrario, ma diciamo si stanno gettando un po' le basi perché questo inizio possa avvenire, che potrebbe essere con questo re di coppe, ripeto. O per qualcuno potrebbe essere che queste 2 figure femminili, la regina di coppe e la regina di bastoni, rappresentino una la persona attuale e l'altra la persona del passato, e che quindi questa energia del 4 di coppe sia un po' lì che si sta, diciamo così, cercando di capire con quale dei 2 potenziali partner potrebbe esserci più espansione. Ognuno lo applichi alla propria situazione, okay? Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, conscio e inconscio. Io intanto vi comunico che ho attivato un numero di telefono per le consulenze telefoniche, avranno una durata di 1 ora, e se siete interessati a prenotarne una potete contattarmi via mail e trovate la mail sotto in descrizione. Allora, la prima carta è Oltre le illusioni, queste sono un po' troppe, solo più una per piacere, grazie. Che è la carta del giudizio fondamentalmente. Anche la carta del giudizio in molti mazzi, nella maggior parte dei casi, viene rappresentato con le ali di un angelo, qua ha le ali di una farfalla. Parla di trasformazione, parla di presa di consapevolezza. La carta del giudizio parla anche di qualcuno che torna dal passato. Giustamente avevate la luna qui, avevate l'oracolo che ve lo diceva, quindi per qualcuno si può trattare realmente di questa riconciliazione, scusate, del passato. Poi abbiamo un 4 di denari e la voce interiore che è la sacerdotessa. Allora, io qui sento che da un lato a livello, diciamo così, consapevole vi sentite cambiati, okay, vi sentite più maturi, vi sentite, con maggior capacità di comprensione per quello che riguarda la situazione o la relazione. È una sorta di guarigione interiore. Dall'altra parte, la voce interiore, abbiamo la sacerdotessa che parla di intuito, parla di quello che è rimanere in ascolto del proprio sé, se vogliamo. E a livello subconscio potrebbe essere che ancora non siate, così tanto allenati a farlo, ma infatti qui avete una regina di spade, parla proprio di quello che è un'attività mentale, no, e per riuscire, diciamo così, a sviluppare l'intuito bisogna in qualche modo chiudere, fermare, silenziare, non so se si dice in italiano, comunque mettere in silenzioso quello che è il rumore della mente. In mezzo abbiamo un 4 di denari. Qui c'è qualcuno che si sta attaccando a un qualche tipo di realtà, a un qualche tipo di abitudine anche, potrebbe essere un qualche tipo di stabilità. E sento che probabilmente questa sorta di attaccamento, è un po' l'agente frenante per sviluppare la vostra voce interiore e per sviluppare quello che è la vostra capacità di comprensione, la vostra consapevolezza, la vostra guarigione. Bene, un ultimo messaggio da parte delle fate. Io intanto vi ringrazio per tutti i like che mettete, per i commenti, per le condivisioni e per le iscrizioni. E se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo. Ok, una carta, 2 carte. La prima è attività, quindi qui invitano a fare attività all'aria libera, la fatina è in bicicletta, quindi si parla proprio di muoversi, magari mi parlano di palestra, quindi per qualcuno potrebbe essere il caso di iscriversi in palestra magari. E abbiamo equanimità e giustamente vi faccio notare che la temperanza è uscita 2 volte. Si parla di trovare un equilibrio tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore fondamentalmente, okay? Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la stesa vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.